La stagione 4 è partita col botto. In Bahrain e Arabia la Lamborghini ha mostrato di avere la macchina migliore, conquistando la prima vittoria e lanciando un chiaro messaggio al mondiale. Al Melbourne però una safety car beffarda ha stravolto i piani, mentre a Monaco abbiamo vissuto il caos tra bandiere rosse e sorpassi all'ultimo respiro, chiudendo poi a Silverstone con un'altra prova di forza. E ora siamo arrivati al gran finale. Questo sarà l'ultimo episodio della nostra carriera Lamborghini su F1 Manager 2024. Ci attende un cambio di format leggerissimo, meno azione in pista, ma non temete, fino all'ultimo minuto scoprirete come si chiude davvero questa avventura. Quindi mettetevi comodi, perché è tempo di scoprire il destino finale della nostra Lamborghini. Dopo 3 stagioni di crescita, Lamborghini affronta la quarta con la consapevolezza di avere finalmente la macchina migliore. L'inizio è stato travolgente, ma il vero banco di prova arriva ora, con una serie di gran premi destinati a decidere la storia. Il viaggio riparte dalla Spagna a Barcellona, in un weekend che prevede anche la sprint. Berman firma la pole davanti a Verstappen e Antonelli, e la tensione è palpabile. Max vuole ribadire la sua supremazia, ma Olli e Kimi non hanno alcuna intenzione di fare da spettatori. In gara la battaglia tra Berman e Verstappen divora le gomme di entrambi. Antonelli resta in agguato, studia la situazione e colpisce al momento giusto. Sorpasso deciso, passo impeccabile e vittoria. Berman secondo, Verstappen terzo. La domenica però l'olandese reagisce. Nonostante la prima fila tutta Lamborghini, Verstappen trova il ritmo migliore e vince. Allunga di 9 punti su Antonelli, portandosi quindi a più 41. Intanto Berman supera Perez e sale al terzo posto in classifica. Nei costruttori invece recuperiamo 10 punti. Red Bull resta davanti di 31. Poi è il turno del Belgio. Ancora una pole di Berman, ma in gara è Antonelli a prendersi la scena. Sorpasso deciso sul compagno e fuga verso la vittoria. Con gli ordini in scuderia congeliamo la doppietta e teniamo Verstappen a distanza. Dietro Tsunoda infiamma il pubblico con una rimonta clamorosa, 16 posizioni recuperate, chiudendo sesto. Kimi si avvicina a meno 31 da Verstappen, mentre nei costruttori ci portiamo soli 5 punti dalla Red Bull. In Texas arriva la svolta e dominio assoluto Lamborghini, doppietta in qualifica, doppietta nella sprint e doppietta in gara. Antonelli scappa via di 15 secondi su Berman, che invece è secondo senza essere mai minacciato. Le Red Bull si ostacolano tra loro, Albon terzo e Verstappen solo quarto. Il colpo è devastante. Lamborghini si porta in testa al mondiale costruttori e Kimi accorcia sensibilmente nella classifica piloti. In Canada il copione si ribalta. Berman conquista la pole e vola via in gara, lasciando Antonelli a lottare con Verstappen. Alla fine Kimi cede e chiude terzo, superato dall'olandese. Ma il bilancio resta positivo. 40 punti per Lamborghini contro i 18 della Red Bull. Il mondiale costruttori prende la direzione di Sant'Agata. Il 10° appuntamento ci porta quindi a Shanghai. Antonelli parte dalla pole e Verstappen è secondo con Berman terzo. Olli però è in uno stato di forma incredibile. Allo start supera subito Max e si incolla al compagno. Al pit stop però Kimi resta bloccato nel traffico, mentre Berman fila via senza problemi e alla fine è lui a vincere, con Antonelli secondo e Verstappen terzo. Lamborghini continua a macinare punti, mentre Albon, il compagno di squadra di Verstappen, resta fermo al palo. Si torna quindi in Italia, a Monza, atmosfera magica, doppietta in qualifica e Verstappen solo sesto. Alla partenza Berman difende con i denti la posizione e decidiamo quindi di congelare le posizioni, ma ai box un errore compromette la gara di Antonelli, che rientra nel gruppo e scivola quarto. Berman vince davanti a uno straordinario Sargent, autore di una rimonta da 19° a secondo. Verstappen invece è terzo. In classifica Berman riduce a 7 punti di distanza da Kimi, mentre ai costruttori il vantaggio Lamborghini sfiora quota 100. Al secondo appuntamento italiano a Imola, Antonelli torna protagonista a casa sua. Pole, partenza perfetta e ritmo da campione. Verstappen invece vive un incubo, testa coda e 18ª posizione. E Kimi quindi si prende la vetta del mondiale con 9 punti di vantaggio sull'olandese. A Budapest invece un monologo Lamborghini. Antonelli parte meglio e si porta davanti. Berman resta in scia, ma Verstappen non ha alcuna possibilità di reggere il passo. Alla bandiera a scacchi Kimi vince con 4 secondi sul compagno, mentre Max arriva terzo ma staccato di quasi 50 secondi. La superiorità della nostra vettura è ormai imbarazzante. Dopo 25 giorni di pausa arriva il momento di tirare le somme. Antonelli è a quota 91 di overall, Berman invece 89, la coppia più forte della griglia con la macchina più competitiva. Tutti sanno che il mondiale passerà dalle loro mani. Si riparte in Olanda, in casa del pilota di punta Red Bull. Berman conquista la pole, ma in gara Antonelli trova un passo migliore e si prende la vittoria. 29 punti di vantaggio sul compagno, mentre Olli aggancia Verstappen a quota 256. La lotta mondiale è ormai interna alla Lamborghini. A casa Red Bull la pressione è tutta sugli avversari, ma a dettare legge sono ancora le Lamborghini. Antonelli risponde la domenica con un passo perfetto che lo porta a vincere davanti al compagno. Verstappen invece sprofonda in 8ª posizione, lontanissimo dai nostri due. Da qui in avanti niente più ordini in scuderia. I nostri piloti sono liberi di sfidarsi fino alla fine. A Miami però la fortuna ci gira alle spalle. Safety car proprio nel momento in cui i nostri superano la linea dei box. Un disastro che costa tantissimo tempo. Antonelli riesce a limitare i danni con un secondo posto. Berman invece chiude quarto. A trionfare è invece uno straordinario Tsunoda. Verstappen solo nono, praticamente fuori dalla corsa mondiale. Suzuka diventa un crocevia della stagione. Berman scatta benissimo, prende la testa e non la molla più. Ritmo perfetto, concentrazione totale e una vittoria meritata. Dietro Antonelli deve difendersi da Tsunoda, che galvanizzato dal pubblico di casa riesce a superarlo e a prendersi la seconda posizione. Kimi chiude terzo e il mondiale resta apertissimo. Solo 30 punti separano
separano i due compagni. A Singapore Antonelli risponde da campione, parte come una scheggia, esce subito dalla zona di DRS e impone un ritmo insostenibile per tutti. Giro dopo giro aumenta il margine, chiudendo con 21 secondi su Berman. Verstappen terzo, ma ormai è rilevante. Un segnale fortissimo. Kimi non ha intenzione di mollare nulla. Las Vegas accende la notte con un duello spettacolare. Le Sauber volano nei rettilini e mettono in difficoltà i nostri. Tsunoda ci prova con coraggio, ma Berman resiste con freddezza e vince con 3 secondi di margine. Antonelli, meno brillante, chiude terzo. Ma la notizia è storica. Con 5 gare di anticipo, Lamborghini conquista matematicamente il campionato costruttori, dopo 4 anni dalla sua entrata in scena nel mondo della Formula 1. Oggi abbiamo assistito a una prestazione impeccabile. È una vittoria incredibile, ma sicuramente meritata. Hanno messo a punto la strategia perfetta. L'entusiasmo è incontenibile, mentre la squadra celebra insieme il traguardo di oggi. In Messico la gara non regala colpi di scena tra i primi 4, che mantengono le posizioni fino alla bandiera a scacchi. Antonelli vince, Berman secondo, Tsunoda terzo. Dietro però il pubblico assiste a rimonte spettacolari e duelli serrati, mentre la Lamborghini consolida la sua supremazia. In Brasile va in scena la penultima sprint dell'anno. Antonelli firma pole e vittoria nella corta, poi la domenica completa il capolavoro. Rimonta, sorpassi e vittoria davanti a Berman, con entrambi autori di una gara straordinaria, partendo rispettivamente quinto e quarto in griglia. Magnussen comunque completa un po' di sorpresa, mentre Tsunoda si ritira, vanificando la sua splendida pole position. Kimi quindi allunga a 42 punti sul compagno, ipotecando il mondiale. A Baku Berman ci crede ancora. Con un giro perfetto strappa la pole a Kimi per 6 millesimi. In gara i due scappano via insieme, lasciando tutti a 20 secondi. Olli vince, Antonelli secondo, 8 punti recuperati. Ma la realtà è chiara: senza un errore pesante del compagno o un ritiro, il mondiale sembra già scritto. Il verdetto infatti arriva in Qatar. Antonelli è imprendibile, mezzo secondo rifilato a Berman in qualifica, vittoria netta nella sprint e dominio assoluto nella gara domenicale. Quasi 7 secondi di vantaggio sul compagno e Verstappen terzo. E la consacrazione: Kimi Antonelli diventa il più giovane campione del mondo di Formula 1. Lamborghini scrive la storia, conquistando sia il titolo costruttori che quello piloti, un'impresa che resterà per sempre nella leggenda. È un trionfo personale. Il titolo nel campionato piloti è suo. Il titolo è stato alla loro portata lungo l'intera stagione e ora la squadra può finalmente festeggiare il trionfo. Non solo il campionato costruttori, ma portano a casa anche il titolo piloti. Hanno assolutamente dominato questa stagione. Per l'ultima gara dell'anno torniamo al vecchio format, qualifica e gara. Per l'ultima volta saliamo a bordo con uno dei nostri 2 piloti per vivere insieme la qualifica conclusiva di questo splendido viaggio. Andiamo, siamo in auto col campione del mondo. Vi lascio godervi per un minuto i suoni puri della nostra Lamborghini. Alla fine comunque Berman conquista la pole position, battendo il compagno con un decimo di vantaggio. Terzo un brillante Tsunoda. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Da questo momento, impossibile dire cosa succederà in pista. C'è moltissima attesa per il Gran Premio di Abu Dhabi. Si spengono le luci e via, partiti!
La partenza di Berman è perfetta, mentre Antonelli scatta leggermente peggio e subito si ritrova sotto pressione il giapponese, ma in curva 1, grazie alla traiettoria interna, Kimi difende la posizione con autorità. A metà giro però è lui a passare all'attacco. Si butta all'interno della chicane su Berman, resiste all'esterno e grazie a una trazione perfetta completa un sorpasso capolavoro. Dietro Lawson prova a replicare la stessa manovra vista da Antonelli, ma il risultato è decisamente diverso. Colpo alla fiancata dell'asse, incidente solo sfiorato. Qualche tornata più tardi torna protagonista Tsunoda, che mette il mirino a Berman e riesce a superarlo nello stesso punto, mentre Albon rischia seriamente di perdere il controllo della sua vettura. Il colpo di scena arriva da Leclerc, in curva 1 blocca le gomme anteriori e senza più controllo finisce dritto contro il muro. Al 25esimo giro i nostri rientrano per montare le gomme hard e ripartono subito a caccia alle posizioni perse. Prima Con, incapace di difendersi, poi un Tsunoda coriaceo che però alla fine deve arrendersi alla nostra superiorità. Ma nel tentativo di doppiare Sargent accade l'imprevedibile. L'americano difende come se stesse lottando per il mondiale, tocca l'ala di Antonelli e perde il controllo della sua vettura, schiantandosi violentemente contro le barriere. Bandiera rossa, tutto da rifare. Alla ripartenza con gomme rosse per gli ultimi 10 giri, i nostri due piloti non lasciano scampo. Ritmo clamoroso, gestione perfetta e doppietta blindata. Alla bandiera a scacchi, Antonelli primo, Berman secondo, con 7 secondi di vantaggio su Tsunoda, ancora terzo. Ah, un finale perfetto per una gara davvero emozionante. Oggi abbiamo assistito a una prestazione impeccabile. È stata una vittoria incredibile, frutto della collaborazione tra team e pilota. E con questo si conclude la diretta da Abu Dhabi. La stagione di Formula 1 si chiude qui. Le squadre si daranno da fare durante la pausa per prepararsi a un nuovo anno di emozionante Formula 1. Ecco la top 10 della nostra ultima gara insieme. Antonelli dimostra di essere campione del mondo non per caso, mentre Berman si conferma un numero 2 straordinario, capace di tenere il passo e contribuire al trionfo. Dietro invece battaglie e sorpassi senza sosta in una griglia mai così livellata. Con 527 punti e 50 di vantaggio sul compagno, Antonelli chiude il mondiale da dominatore assoluto. Verstappen ha provato a resistere, ma dalla metà della stagione la Red Bull ha smesso di sviluppare e l'olandese è stato costretto a inseguire. Lo dimostra anche la classifica costruttori. Superiamo quota 1000 punti, non so se sia mai successo nella storia della Formula 1, mentre comunque la Red Bull resta staccata ai 500 lunghezze. È stato quindi un dominio totale. I giornali celebrano il nostro trionfo e chiedono un'intervista. Davanti ai microfoni dichiaro: avevamo un obiettivo, abbiamo lottato con le unghie e con i denti e alla fine l'abbiamo raggiunto. Il team Lamborghini Corse può essere orgoglioso di questo incredibile lavoro. Ora dobbiamo solo pensare al futuro. E direi che per questa carriera è tutto. Con questa schermata che celebra il nostro dominio e con questo messaggio di Horner che si congratula ammettendo la nostra superiorità, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!